Buongiorno a tutti. Questa volta siamo a metà novembre, quindi diciamo l'autunno è nel pieno della sua magnificenza. Appunto volevo andare un po' alla ricerca dei colori dell'autunno. È una cosa che è molto più difficile di quello che io pensassi, perché a meno che uno non abbia la possibilità di avere accesso proprio visivo a un'ampia area, è un po' difficile riuscire ad andare nel posto giusto, nel momento giusto, visto che generalmente questi colori durano solo qualche giorno, diciamo una settimana massimo. Quindi dopo tante ricerche ho escluso, diciamo così, tutta la parte dell'Appennino Adriatico, perché ho capito che lì l'autunno è già sulla via insomma, di finire. Ho escluso tutte le quote superiori a 1000 metri, perché anche lì praticamente l'autunno ha già dato il meglio di sé. Ho escluso tutta la parte del Tirreno, perché ancora deve arrivare. In questo momento tutto il fogliame è quasi tutto verde, un pochettino dappertutto. Del resto io vivo lì e quindi lì sì che ho il riscontro visivo della cosa. In più, pochi giorni fa, l'altro ieri, ha anche nevicato qua in Abruzzo. Sarebbe stato bellissimo la neve con i colori dell'autunno, però non sono riuscito a individuare il posto che cercavo. Ho quindi pensato di venire qui a Popoli, nella riserva naturale delle sorgenti del fiume Pescara. È un posto dove c'ero già venuto nella scorsa primavera, ma solo per visitare, non avevo fatto foto. Un posto molto carino, come avete visto si presta molto anche a venire con le famiglie, c'è la possibilità di prenotare dei tavoli da picnic e di fare appunto il barbecue, e poi appunto si può camminare, ci sono dei percorsi per arrivare appunto alle sorgenti del fiume Pescara, che anche quello è un punto molto particolare, perché ci sono queste sorgenti veramente molto cristalline e quindi si crea un ambiente, un ecosistema molto particolare con quest'acqua trasparentissima. E in più, appunto, come magari vedete dietro di me, gli alberi ancora sono molto colorati, di tanti bei colori, dal giallo intenso al color rame, ruggine, arancione, e quindi sono alla ricerca di questo contrasto tra quest'acqua così cristallina e anche questi colori così vividi dell'autunno. Allora, possiamo dire che in realtà la mia intenzione era quella di venire all'alba, magari sfruttando, no, l'umidità che si crea di notte e quindi la possibilità che ci fosse un pochettino di nebbiolina, no, che saliva appunto da queste sorgenti. In realtà ho avuto un problema fisico, evidentemente non ho più l'età per fare queste cose, comunque ho avuto un problema fisico che ho risolto solamente dopo pranzo, e quindi adesso sono qui provando a fare quello che mi ero ripromesso, e magari se sono fortunato, ma non credo perché non vedo neanche una nuvola, di fare qualche foto bella con i colori anche del tramonto. Il sole è qui dietro di me, tramonterà lì, mentre in realtà l'area che ci interessa è questa, è qui dietro, va bene? Questa, diciamo, è l'area delle sorgenti. Come vedete i colori sono lì e qui si vede quello che c'è, quindi diciamo che forse non ho calcolato bene, però vediamo un pochettino cosa riesco a inventarmi, ed è sempre molto stimolante riuscire a pianificare un tipo di fotografia e poi a realizzarla sul terreno. Diversamente abbiamo esplorato comunque un posto e sappiamo cosa può offrire. Ci vediamo tra poco.
Allora, dal livello delle sorgenti in cui eravamo poco fa, ci sono vari sentieri che si diramano, 2 o 3, in particolare uno porta fino a un punto panoramico che poi dovrebbe essere questo qui. A dire la verità, poi il sentiero continua da quella parte, va bene, va verso la fossa di Pietrarossa, ma diciamo che a noi non interessa. Quindi sono arrivato fin qua avendo fatto per i miei standard una fatica incredibile, e ho quindi colto l'occasione per fare un paio di 2 o 3 inquadrature. La prima è del castello di Popoli, preso però in un'inquadratura in basso a sinistra. Quindi ho preso il castello, poi diciamo così la vegetazione, che mi rendo conto che peraltro è costituita in gran parte da pini, e quindi è per questo che rimane verde anche in questa stagione, e dalle montagne che sono appena spruzzate di neve. In post produzione poi proverò a togliere il cavo dell'alta tensione se dà fastidio, ma penso proprio che darà fastidio, e poi a fare un taglio 16 noni. Non ho fatto nessuna panoramica, insomma ho semplicemente fatto lo scatto e poi taglierò in modo tale da eliminare tutti gli elementi di distrazione. Un'altra inquadratura che ho fatto è di quest'altra porzione del fiume Pescara, ripresa all'interno di questo arco, di questa vegetazione appena colorata, che gli fa un pochettino da cornice. Chiaramente poi va eliminata l'autostrada. Un'altra inquadratura è stata quella delle montagne alle mie spalle, con le loro cime già innevate, e anche qui ho sfruttato un po' la vegetazione per fargli un pochettino da contorno. Ne ho fatte più di una, adesso vediamo quelle che mi piaceranno di più in post produzione. Quindi sono salito fin qua, ho visto quello che può dare questo posto. Diciamo che mi aspettavo di più, soprattutto per i colori, anche perché avevo telefonato e mi avevano detto che insomma la situazione era abbastanza favorevole. Chiaro, i colori ci sono io che mi aspettavo forse una qualità di fogliame, quindi di alberi, che fosse colorata tutto, diciamo così, allo stesso momento e allo stesso modo. Invece alcuni ancora sono verdi, altri hanno già finito, quindi hanno già perso le foglie, quindi, ma direi che è anche abbastanza normale per questa stagione, anche perché i posti, quelli da fotografia, proprio quelli belli in cui andare per trovarsi di fronte a questo spettacolo tutto colorato, sono altri in Abruzzo. Ogni anno provo ad andarci, quindi al Bosco di Sant'Antonio, Pesco Costanzo, eccetera, eccetera, e non riesco mai ad andarci nel periodo giusto. Però l'importante è provarci, io continuerò a provarci. Comunque, adesso scendo e vado a fare un po' di foto invece al fiume in sé, proverò, insomma, lì ci perderò un pochettino più di tempo, proverò alcune inquadrature e poi, se ho la possibilità, farò un voletto con il drone. Ci vediamo tra poco.
Allora, qui dietro di me c'è un'altra inquadratura delle montagne che abbiamo fatto prima. Non è niente di particolare, anche perché il cielo veramente oggi non ci aiuta. Però una cosa che vedo anche sui vari video di YouTube che pochi ricercano è ad esempio la simmetria tra l'albero, quest'albero qui giallo, e la montagna che c'è dietro, che è un po' come se si imitassero l'un l'altro, perché hanno la stessa forma e hanno, diciamo così, la cima più o meno nello stesso punto della fotografia. E quindi questo è un effetto che appunto pochi considerano, ma che invece è uno di quegli effetti che si può ricercare quando uno cerca delle composizioni interessanti. Allora, eccoci di nuovo nell'area delle sorgenti. Sto giocando un po' con il polarizzatore e con i filtri ND per creare un po' di riflessi in quest'acqua così cristallina e trasparentissima. Adesso purtroppo il sole si sta spostando e quindi qualche gioco di luce sta venendo meno. Però mi sposterò anch'io dove ero prima, così vediamo se riuscendo a prenderli per lungo vengono delle immagini più interessanti. Ci vediamo tra poco. Ecco che anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra avventura e devo dire che questo è un posto, quindi l'area naturale delle sorgenti del Pescara, che come spesso capita, almeno per quelli che scelgo io, sono adatti a una gita domenicale con le famiglie. L'area è disseminata di fontanelle,
di panchine, di cestini per l'immondizia. Infatti è un parco molto pulito, è molto ben tenuto, ci sono dei sentieri che uno può fare, ma niente di che, insomma, si possono serenamente percorrere anche con qualsiasi tipo di calzatura, tranne quelli che vanno in cima alla collina, al Colle Pescara, che è praticamente il colle dove siamo stati prima, e quindi è molto comoda, soprattutto è molto vicina all'uscita dell'autostrada di Popoli, e quindi secondo me per chi abita nei dintorni è un posto che, soprattutto quando fa un po' più caldo, offre molto, offre la possibilità, insomma, di stare un po' freschi e di stare a contatto con la natura. L'acqua poi delle sorgenti è molto invitante, anche se è vietato chiaramente buttarcisi dentro. All'ingresso ci sono i bagni, c'è il bar, c'è la pizzeria, c'è la possibilità appunto di prenotare un tavolo o di fare un picnic, quindi è un'area molto molto bella. Per ciò che riguarda invece la fotografia, io sognavo, ecco, una cornice intorno alle sorgenti colorata come lo sfondo che ho qui dietro. Così non è stato solo in parte. Ho cercato delle inquadrature un pochino che dessero, ecco, il senso dell'autunno, e quindi che inquadrassero, ecco, intanto la solitudine, perché stranamente non c'è proprio nessuno oggi, c'è pochissima gente, forse domani, che è domenica, ce ne sarà un pochettino di più, e poi anche con il contesto dei colori dell'autunno. In certi scorci abbiamo potuto riprendere anche le montagne innevate, quindi diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. Chiaramente nessuna di queste foto è una foto da concorso, quindi che assiema tutti questi elementi in un unico scatto, per cui me li sono dovuti andare un pochettino a cercare in giro. Mi sono piaciuti anche, diciamo così, gli scatti fatti dal drone, che, ecco, con quelli è stato un po' più evidente in certe inquadrature i colori dell'autunno associati alle sorgenti del fiume. Comunque, spero che questo video vi abbia dato qualche spunto, anche semplicemente per fare una gita. Mi auguro che vi abbia interessato, per cui se vi piace mettete un like e magari commentate, anche fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.